Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e spirituali per il secondo semestre del 2024. La carta dell'appeso, amici del Capricorno. Può essere un periodo di cambio di visuale di una certa relazione, di una certa situazione, o vedendola da una prospettiva un po' più ampia, potrebbe anche essere da un punto di vista globale della vostra vita. Vi ricordo che questa è una lettura su 4 che usciranno del secondo semestre del 2024. Ne è già uscita una sulle energie generali e ne usciranno poi altre 2, una sull'amore e le relazioni e l'altra sul lavoro e l'economia. Tenete sempre presente che comunque le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio o complicarlo, dipende dai punti di vista, potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Se non sapete come unire tanti oroscopi, io ho pubblicato proprio una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni del primo semestre, le previsioni per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, 4 di bastoni. Due di spade. Imperatore. Cavaliere di bastoni. 2 di coppe. Il mago e un 9 di spade. Mm. Mm, 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 mm. Allora ragazzi, quello che mi colpisce è che partiamo da un 4 di bastoni, ma poi abbiamo un 4 che è un imperatore. Quindi è come se ci fosse una sorta di energia di consolidamento o di concretizzazione o di maggior strutturazione anche per qualcuno, magari della propria vita, magari potrebbe trattarsi del trovare proprio una casa, un ecco, questo è dove mi sento a casa. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere 4 di bastoni. Mm, È spiegato da un 9 di coppe e da un 3 di spade. Mm. Ragazzi, ho la sensazione tra l'appeso, tra questo cavaliere di bastoni al contrario, il 9 di coppe al contrario, che qui ci sia proprio nel prossimo periodo un restyling del vostro stile di vita, mi verrebbe da dire. È come se aveste bisogno di trovare un po' la verve, la grinta, di creare il vostro focolare, che non è solo la casa di mattoni, il focolare è anche un po' rappresenta come e dove vi sentite bene, con chi vi sentite bene. È come se aveste bisogno di creare un certo tipo di stabilità, un certo tipo di sicurezza, di linearità nella vostra vita, che sento, a causa di questo 9 di coppa al contrario, non esserci troppo, nel senso che la sento più come una situazione stagnante che non una situazione in pace e armonia, per farvi capire un po' la differenza. Come se, perché c'è comunque questo 3 di spade, c'è un qualche tipo di sofferenza che avete inerente o al trovare una dimora fissa o è un qualche tema in questo periodo, in questo semestre, a
a trovare appunto un focolare, a riscaldare il focolare, sì, mi viene proprio una cosa così. Adesso prendetela così come ve l'ho detta, poi andiamo avanti, vediamo se riesco a dare anche spiegazioni aggiuntive. Andiamo a vedere il due di spade. La luna. Infatti il due di spade mi parla di dubbi, mi parla di quello che è nascosto, mi parla di quello che non vedete. E io sento che qui qualcuno ha normalizzato un certo tipo di sofferenza, un certo tipo di sacrificio, magari per pagare le spese si lavora troppo o per mantenere unita la famiglia o stabile la famiglia si lavora troppo. C'è come un senso di sacrificio. E per qualcuno ho l'idea che sia un modo di pensare del tipo le cose sono sempre state così e non posso fare niente per cambiarle e non ho armi per cambiarle. È un po' la carta dell'appeso, no? Questo momento di staticità dove uno si sente con le mani legate letteralmente. Qui devo dire che con il due di spade c'è come un rendersi conto dei dubbi, delle paure, delle perplessità, di certi dettagli che magari mancano, sapete come se non aveste chiaro, non vedeste bene tutto il puzzle terminato, ma vi mancassero come delle tessere. E anche il 5 di spade, fate attenzione perché girato al contrario con la luna potrebbe parlarmi ah, di qualche tipo di distorsione. Sì, perché le ho proprio tutte e 3 sono carte che mi parlano della distorsione o di qualche sentimento, considerato che un 5 di spade potrebbe essere rabbia, con la luna, 5 di spade e luna, potrebbe essere confusione mentale, potrebbe essere manipolazione sia mentale che affettiva con la luna, eh. Guardate ragazzi, nel prossimo semestre fate attenzione a, diciamo così, a non fermarvi alla prima impressione, perché con tutte queste carte ho l'idea che dobbiate proprio cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. Questo appeso come un consiglio, non fermatevi alla prima impressione, andate anche a vedere dietro l'altra metà della medaglia, perché è come se aveste bisogno di togliervi dei dubbi. Andiamo a vedere l'imperatore. Temperanza e 8 di pentacoli. Uh, presente che l'otto di pentacoli è l'arcano minore dell'imperatore a livello di costanza, di continuità in un lavoro, a livello di regole, a livello di dedizione nei confronti di qualcosa. Di che cosa? Della guarigione. Sento che il prossimo semestre, ragazzi, tutto quello che qua vi faceva soffrire verrà visto e qui si tenterà di riequilibrarlo. Ehm, Può essere anche per qualcuno, siccome prima parlavo del troppo dare, che ridimensionerete gli orari di lavoro, mm? Tipo che li ridurrete, perché c'è come un sovraccarico qua. Però qui sento che è come se le regole che avete dato o le regole che dovrete dare in questi 6 mesi vi serviranno per portare avanti il lavoro in modo più, diciamo, calmo, più tranquillo, più rilassato, senza però che questo voglia dire perdere vantaggi lavorativi, perdere denaro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Qui, scusate, il lavoro in questo senso potrebbe anche essere visto come il lavoro spirituale, il lavoro per la guarigione, ovviamente, eh. Però è come se ci fossero delle regole da dover radicare, da dover concretizzare, solidificare attraverso la ripetizione quotidiana dello stesso gesto, perché l'otto di pentacoli parla proprio del martello che tan, 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 che cesella, sta cesellando i denari. E il lavoro di cesellatura è un lavoro che va fatto minuziosamente, con molta pazienza ed è un tum tum dietro l'altro. Sono lavori ripetitivi che però vanno fatti con molta attenzione.
E qui è anche un po' come se vi dicessero di scavare in quelle che sono... Ecco, un'altra versione di questa lettura di questo gruppo di carte è di mettere in equilibrio tutte le regole che vi siete dati, perché ho come la sensazione che qualcuno ne abbia troppe e che quindi sia quello che probabilmente limita un pochettino. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. 10 di spade. Queste sono tantissime, non le rimetto dentro, ragazzi. Una sola per più, grazie. 4 di bastoni. Allora, siccome vi sento anche un po' con questo 9 di coppe, come se foste scarsi di energia, come se foste arrivati ad un certo punto dove dite basta, io non so più che cosa fare, per una determinata situazione che è presente nella vostra vita e che in questo momento è un po' in stand-by, ripeto, può essere la casa, quel, ok, voglio creare il focolare, qui ci potrebbe essere qualche cosa da implementare o ridurre a livello di regole, adesso dipende dalla situazione di ognuno, però qui ho come l'idea che, come vi posso dire, ci sia questa difficoltà, direi al movimento, all'azione, perché è come se non sapeste bene come portare in equilibrio le cose e quindi qui con questo cavaliere di bastoni al contrario qualcosa mi dice che siete un po' in ritirata, siete un po' fermi, anche forse un po' centrati su voi stessi, alla fine, ma ci sta. Comunque lavorate sulle regole che dovete cambiare. Magari devono essere più rigide, magari dovete allargarle un po', ripeto, dipende dalla situazione di ognuno. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Re di bastoni e 8 di bastoni. Allora, sento che qui il difficile di questo periodo sarà la diplomazia, ragazzi, per voi. Ho come l'idea che... allora, il 2 di coppe innanzitutto può essere un vantaggio o uno svantaggio in questo senso, perché da un lato potrebbe essere questo re di bastoni la persona che incontrerete o con la quale farete un accordo, tra virgolette, un incontro, e potrebbe essere in effetti un incontro armonioso, ma potrebbe anche esserci qualche tipo di ordine di troppo, quindi potrebbe anche vincolare un pochettino. Ho come la sensazione che prenderete un po' in mano la vostra capacità di comunicare. Può anche essere, guardate, io qui l'imperatore in realtà lo sento molto come qualcuno che concretizza e che dà regole, però effettivamente è un imperatore, deve comunicare anche le sue strategie. Qui si parla anche di non sprecare risorse, eh? Ma qui ho come la sensazione appunto che ci sia come un accordo, un incontro, un qualche tipo di legame o di... potrebbe anche essere un patto con voi stessi, cioè tipo non prenderò più clienti di quel genere piuttosto che non farò più sciocchezze di questo genere, ehm, che diciamo dovrete gestire con diplomazia anche nei confronti di voi stessi. Poi vabbè. È un po' come vendercela, no, però alle volte serve anche quello, perché vedere le cose da un altro punto di vista ci fa alleggerire certe ristrettezze che posso vedere qui con la carta dell'imperatore. Andiamo a vedere il mago. Mm, 2 di pentacoli. Sapete ragazzi, ho un'altra versione della lettura.
Adesso, qua in realtà non lo vedo super super brutto, però con questo 3 di spade ho come la sensazione che abbiate bisogno di imparare a dare voi delle regole, perché se continuate a fare come state facendo, rischiate di rimanere incastrati in una situazione che comunque vi crea sia sofferenza e vi richiede anche del sacrificio. Ripeto, qui si vedono come i dubbi che si sviluppano, i dubbi che vengono a galla, anche le paure. È come se noterete effettivamente ehm, tutto quello che è un po' il condizionamento mentale, i giochi dell'ego. E qui si tratta di riprendere un po' il proprio potere personale, sia nei confronti di altri, sia nei confronti di voi stessi. Volervi anche... E il 2 di coppe è una carta di incontro. Che cosa vuol dire? È l'incontro degli opposti. Quindi se da una parte, che barba, non ho voglia di fare quella roba lì, dall'altra so che la devo fare perché se voglio ottenere quel risultato è necessario, il punto d'incontro potrebbe essere, vabbè, non ho voglia di farlo, però lo faccio lo stesso, magari solo per mezz'ora, così limito il danno. E domani vado avanti un'altra mezz'ora. E dopodomani vado avanti un'altra mezz'ora. Ed è lì la regola della costanza. Tipo, la goccia che buca il sasso, no? Perché con la costanza, senza mollare, con la forza di volontà, si ottiene quello che si vuole. Qui è un po' come trovare il giusto punto medio tra voi e voi, mi viene da dire, o tra voi e questo re di bastoni. Adesso dipende di nuovo dalla situazione personale di ognuno. Arriviamo a questo mago. Allora, ragazzi, qui sento che il mago parla di novità, parla di cambiamenti, parla di, anche qui, è un nuovo inizio, però sinceramente, considerato che abbiamo un 2 di pentacoli e un 5 di pentacoli, fate attenzione perché ho come l'idea che la dinamica potrebbe essere la stessa precedente. È un po' come quando, non lo so, si cerca un partner in palestra e si rimane delusi di tutte le persone che si conoscono e si cambia palestra, ok? Quindi l'ambiente resta lo stesso e si spera di trovare un altro tipo di persona, invece di cambiare l'ambiente, magari andare in un ambiente di, che ne so, un museo dove magari c'è gente che condivide il nostro stesso hobby, la nostra stessa passione, per l'archeologia, per dire. Quindi è un po' la stessa cosa, cambia l'esterno, ma la dinamica è quella, ho come questa sensazione. E questo 5 di pentacoli mi dice che qui potrebbe esserci qualche... uh, allora, per qualcuno è una dipendenza affettiva, ve lo dico. Per qualcuno c'è un 2 di coppe e sento che potreste fare una specie di accordo o di promessa o di incontro nel senso andare incontro a qualcuno a livello magari comunicativo, pratico, comunque potrebbe esserci un incontro che da un lato potrebbe dare inizio a qualche cosa di bello, potrebbe dare inizio a questo mago, quindi a dei cambiamenti, a dei progetti nuovi, a delle iniziative, alla voglia di agire, ma dall'altro lato fate attenzione perché sento che vincolerebbe troppo. Valutate, perché poi qui abbiamo di nuovo un 9 di spade ed è come se si ripresentassero delle preoccupazioni o dei pensieri legati al passato. Andiamo a vederlo. Morte 6 di spade. Sì, potrebbero esserci dei problemi che tornano, in realtà non sono i problemi che tornano a galla. Il 9 di spade è il pensiero, la paura di avere quei problemi. In realtà il problema non c'è già più. È già belle che lasciate indietro, ok? Qui avete la morte. Qui si tratta, ragazzi, semplicemente di cambiare prospettiva, di fare un lavoro giorno per giorno. Quello che è, se è la ristrutturazione della casa sulla ristrutturazione, se è il lavoro di crescita spirituale, quello che è, se è il nuovo progetto, dedicarsi giorno dopo giorno, perché è come se adesso non aveste ancora le cose completamente chiare, da che parte andare, magari che tipo di direzione, ci sono ancora come dei dubbi che comunque individuerete in questo semestre, però adesso magari se ascoltate la lettura a inizio semestre potreste non averli ancora chiari. Ehm, Devo dire che qui il segreto appunto è la costanza, il fare qualche cosa giorno dopo giorno, innaffiare la pianta quotidianamente, poco ma spesso praticamente, è la buona regola.
devo dire che non sarete molto propensi. Ehm, allora, con il 10 di spade mi viene da dire a chiudere questa ferita del 3 di spade. Qui c'è qualche cosa a livello di famiglia, a livello di anime gemelle, potrebbe anche essere, ragazzi, ve lo dico, a livello di soddisfazione personale, a livello di realizzazione personale che vi fa soffrire. E qui, in questo semestre, avrete la possibilità di vedere perché siete bloccati lì e come trasformare prima voi, poi in un secondo momento il mondo esterno. Ci potrebbe essere, a causa di questo lavoro che state facendo appunto su di voi, sulla guarigione, sul darvi le regole e tutto quanto, direi la conoscenza o l'entrata in scena di questo re di bastoni. Però qui è un po' come un prendere in mano gli accordi, prendere in mano gli incontri, i patti che si sono fatti, i legami anche. Perché vi dico, sento che questo 2 di coppe in qualche modo può essere un buon tipo di accordo, incontro, risultato, punto medio, ma nonostante questo, ehm, ho come la sensazione che potrebbe lo stesso condizionarvi in qualche modo. Fatemelo poi sapere eventualmente nei commenti. Tutto sommato, ragazzi, è un periodo dove imparerete a darvi delle regole, imparerete a vedere le cose da un altro punto di vista e a lasciarvi indietro certi modi di pensare. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Mangia cibi sani. Lezione di oggi. Fa vedere che beve. Mangia solo alimenti che siano buoni per te. Chissà, magari lo fai già abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupendamente per tutte le cure che ti stai dando. La maggioranza della gente, senza dubbio, sa che deve prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo è praticare una nutrizione sana, saludabile e salutabile, no, come si dice? Non salutista. Va bene, avete capito, sana, di salute. Ehm, E, sinceramente, ragazzi, vi dirò che con questo 8 di pentacoli ce lo potrei pure vedere l'alimentazione, come cucinare i cibi, i metodi di cottura, la cottura a vapore. Mm? Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per chiudere la lettura. È proprio arrivata in diretta. Puoi ricevere l'insegnamento delle verità spirituali, ma soltanto se le sperimenti, se le metti in pratica e le dimostri mediante il tuo modo di vivere, esse divengono per te realtà. E sono vive, si evolvono e hanno in te la loro essenza. Devi fare il tuo lavoro, pensare autonomamente, vivere la tua vita, risolvere le cose a modo tuo, camminare con le tue gambe. Non aspettarti mai che qualcun altro lo faccia al posto tuo. Che interessante. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti come vi è vibrata la lettura. A me piace sempre leggere i vostri commenti. Se poi volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video o anche lasciare una donazione se vi fa piacere. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete prenotare una sessione individuale attraverso l'email oppure potete direttamente abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!